Da quando è iniziato l'Eras Tour di Taylor Swift ha fatto parlare tantissimo di sé come l'evento musicale più sensazionale della storia di tutti i tempi musicali e di tutti i concerti che siano mai stati visti sulla faccia della terra, e per questo motivo milioni di persone si sono interrogate sul perché di questo successo. È davvero così brava? Posso farlo anch'io? Ma questa ragazza chi è? Si sarà domandato anche qualcuno, suppongo. Tranne gli Swifties, i suoi fan che sanno tutto, ogni cosa, ogni pelo della loro eroina. Sto preparando questa biografia da tempo immemore oramai, chiuso in questa stanza, in questo studio che ormai è solo nostro, non lo condividiamo più con Iris. Finalmente siamo soli nello studio, nel set. Stessa stanza. È una sagoma, come quello di Alberto Angela, altrimenti non si spiega. Facciamo finta di niente, andiamo avanti. E mentre tutto il mondo rimaneva sbalordito per i numeri da capogiro dell'Eras Tour, capace di aumentare il PIL di uno stato intero in cui si verificava l'evento, no? Quindi ad esempio è venuta in Italia, ha aumentato il PIL dell'Italia, non ve ne siete accorti? È perché voi vi siete depillati sicuramente. Insomma, ne sono successe di ogni, quindi mettetevi comodi per ascoltare la vera storia di Taylor Allison Swift, in arte Taylor Swift. Cominciamo. Taylor Swift ha un padre, una madre, un fratello, ma anche un bisnonno di cui bisogna parlare. Anzi, io inizierei la biografia proprio raccontando di questo bisnonno italiano, o per meglio dire italo-americano. Se non sapete del bisnonno italo-americano di Taylor Swift, mettete subito mi piace, così possiamo continuare il video tutti contenti. Il bisnonno di Taylor, che diede origine alle radici della famiglia Swift in America, è Carlo Carmine Antonio Baldi, nato nel 1862 e morto nel 1930. Se manco tempo a cominciare già nasciucamo. Emigrato dall'Italia, più precisamente da Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno, quando aveva solamente 14 anni, ha vissuto a Filadelfia, in Pennsylvania, dove fece fortuna, una fortuna nel settore bancario. E come ci è riuscito? Andiamo per ordine. Cominciamo... Ma manca molto al 2009. Cioè, è cominciato dal bisnonno. Io sono qui che aspetto il momento in Tu cui aspetti a Kanye West? il microfono. Mancano 100 anni. Vabbè, allora... No, sediti comoda, vieni. D'acqua. Mettiti qua, dai, ti ospito. Però solo nella prima puntata. Andiamo per ordine. Cominciamo dal come gli sia venuta l'idea, no? Di emigrare negli Stati Uniti. Perché è proprio da film. Quando era solo un ragazzino, nel suo paese, era uno dei pochi a sapere leggere e scrivere. E si distinse per la sua capacità di scrivere belle lettere d'amore per le contadine che avevano il marito, il fidanzato, emigrato negli Stati Uniti. E già qua capiamo pure da chi abbia preso Taylor questa vena poetica nello scrivere le canzoni d'amore. Dai racconti che leggeva alle contadine, quindi dalle lettere che queste contadine ricevevano e che lui leggeva, Carlo ha capito che in America c'erano... Carlo. Uso bisnonno. Non capivo che Il cane, no, il nostro cane ha capito che in America, no, c'erano enormi possibilità economiche e che se fosse riuscito a emigrare avrebbe potuto avere una vita migliore. Ora, fu così che Carlo, 14enne, suo padre e suo fratello di 12 anni emigrarono a Filadelfia. Non appena ottenne il permesso di soggiorno, cambiò nome in Charles Baldi e il primo lavoro che fece fu vendere all'angolo della strada i limoni. Esatto. Signora, i limoni! Era il bisnonno di Taylor! E li vendeva sti limoni sia all'ingrosso che al dettaglio. Vendere limoni era un buon business, ma Carlo iniziò presto anche a fare da tramite tra gli italiani spaesati che arrivavano a Filadelfia e gli americani che cercavano forza lavoro. Fonda L'Opinione, un giornaletto autoprodotto con pubblicazione quotidiana per gli italiani, no? Da distribuire agli italiani, pieno zeppo di annunci di lavoro nei dintorni. E sapendo che tutti questi lavoratori avevano come unico scopo quello di mandare soldi in Italia, organizza una banca, una specie di cassa di risparmio che permetteva agli italiani di conservare parte del loro stipendio e spedirlo ai parenti in Italia senza che loro dovessero fare nulla. In automatico ogni mese, facciamo un esempio, tu guadagnavi $10 e li davi a Charles, che 5 te li spediva in Italia alla tua famiglia e 3 te li conservava e ovviamente 2 se li teneva lui per i servizi che offerti, no? Come se non bastasse, avendo bisogno di alloggio tutti questi immigrati, Carlo ha
organizzato anche un'attività immobiliare e assicurativa che si rivolgeva ovviamente ai soli immigrati italiani che arrivati lì non sapevano dove cercare una casa o una stanza in affitto, e quindi faceva da tramite lui in cambio di un piccolo compenso. Giustamente questi immigrati abituati al caldo del sud Italia a Filadelfia sentono freddo e Charles si interessa pure di fornirgli le bombole di gas per scaldarsi e cucinare. Fonda anche un'organizzazione benefica, la Federazione Italiana della Società di Beneficenza, fa da tramite e da interprete per il tribunale quando si tratta di italo-americani, fonda perfino la Baldi Funeral Home per la sepoltura di italo-americani che vivono lì da almeno 4 generazioni, perché questa insomma è la legge di Filadelfia, dovevi essere lì da 4 generazioni per poter essere sepolto a Filadelfia, altrimenti a Marte. Insomma, praticamente lui gli trova il lavoro. Se hanno problemi con la giustizia, li aiuta il tribunale. Se devono fare beneficenza, li aiuta in beneficenza. E poi quando muoiono, gli trova pure la sepoltura. Il bisnonno di Taylor Swift era praticamente Don Vito Corleone. Lui ha portato una mafia in America. A questo punto, vabbè, io ovviamente ho fatto tutto, ho raccontato una vita intera così in 2 minuti. Quindi Carlo è già anziano quando entra persino in politica nel consiglio di amministrazione del distretto di Filadelfia e vi resterà fino alla sua morte nel 1930 all'età di 68 anni. Sì. Ma gli eredi, come ci arriviamo a Taylor Swift da Carlo Baldi? Allora, Carlo ha avuto 5 figli maschi e 2 femmine. Una delle figlie si chiamava Rose Baldi Douglas. Dunque, Rose si è sposata con Archie Dean Swift. Con Archie Rose avrà 3 figli: Archie Dean Swift III, Douglas Swift e Scott Kingsley Swift, che è il papà di Massimo Boldi, che è il papà di Taylor Swift. IVA, F24, IRPEF, ma che è sto IRPEF, l'INPS, ma che vuole da me? Filippo, ma chiedi a Fisco Zen, no? Fisco Zen è un servizio online per la gestione della partita IVA che ti assegna un commercialista esperto nella tua professione, in base alle tue esigenze, è pronto a supportarti via chat, email, numero di telefono, piccione viaggiatore. Oltre a essere Fisco Zen, una piattaforma online con cui puoi controllare la previsione delle tasse, compilare le fatture, soprattutto le fatture elettroniche. Mamma mia, fatture elettroniche, come si fa? Insomma, il futuro. Da quando ho iniziato a lavorare con partita IVA, ho sempre avuto a che fare con persone che gestivano l'amministrazione fiscale un po' alla Carlona, diciamo così. E questa gestione caotica mi ha sempre causato stress. Io, come tutti, conosco l'ABC, mi sono laureato in filosofia, mica in economia e commercio, e pensavo fosse impossibile trovare un modo chiaro per gestire la parte fiscale della mia vita, che la burocrazia fiscale in Italia è tipo super complessa, ogni 2x3 cambiano le leggi e io devo lavorare o mi devo mettere a studiare quanti soldi vogliono loro ogni anno. Insomma, poi ho scoperto Fisco Zen e ammetto però di essere un rompicoglioni. Io non mi fido mai di nessuno e per questo motivo, prima di farmi seguire da Fisco Zen, ho fatto 1000 domande. Sì, ecco, ho una domanda, forse 2, 3. Ma se voi sbagliate a fare i conti, chi paga? Cioè, è possibile questa? No, non è possibile. Sì, vabbè, e se ho un'emergenza, a chi cerco? A Fisco Zen? Ah, siete reperibili via chat, via telefono, email? Vabbè, ma sicuramente volete una percentuale sui miei guadagni? No, si paga fisso. Vabbè, ma ci saranno dei costi nascosti? Non ci sono costi nascosti. Pago una volta sola all'anno. Proviamo? Quindi, se avete una partita IVA o state pensando di aprirla, vi consiglio di farvi seguire da Fisco Zen. Ora, subito, andate su Fisco Zen e usufruite della consulenza gratuita per fare 1000 domande come ho fatto io, da molto prima di fare questa sponsor. Infatti sono super entusiasta di poterlo promuovere, proprio perché io l'avrei consigliato anche gratis, ma siccome la mia previsione delle tasse è assai, e quindi... Tra l'altro, se prenotate la consulenza dal link in descrizione, avete diritto a uno sconto di 50 euro senza dover inserire il codice sconto biografo 50, altrimenti non dimenticate il codice biografo 50 per ottenere 50 euro di sconto sul primo anno e sostenere il canale, perché così facendo sostenete il canale e noi possiamo raccontarci altre mille biografie. Adesso però torniamo a Taylor Swift.
Taylor nasce il 13 dicembre 1989 a Reading, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Cresce nella città di Wyomissing in una fattoria dove si coltivano alberi di Natale. Tu per ora di fattorie te ne intendi, vero? Però dove si Me la balla? immagino mentre balla. Suo padre si chiama Scott Kingsley Swift ed è un consulente finanziario della Merrill Lynch, un'importante banca americana. E sua madre è Andrea Gardner Finlay. Fa la casalinga ed è la figlia della cantante d'opera Marjorie Finlay. Taylor ha anche un fratello, è più piccolo di lei, nato nel 1992, di nome Austin Kingsley Swift, che fa l'attore e il produttore e lavora anche in alcuni progetti con sua sorella Taylor. Fin da piccolissima Taylor mostra un grande interesse per la musica e per la poesia. Già a 6 anni è una vera appassionata di musica country e a 10 anni entra a far parte della Theater Kids Live, una compagnia teatrale per bambini. Il proprietario di questa compagnia teatrale, sentendola cantare e suonare, la incita a intraprendere la carriera musicale. Ci dice: "Oh, tu devi intraprendere la carriera musicale." Così nel 2000 Taylor, a solamente 11 anni, impara a suonare 3 accordi di chitarra e fa tutte le canzoni di Ligabue. Che c'ha bisogno di certe notti a Taylor Swift. E con questi soli 3 accordi scrive la sua prima canzone, Lucky You. Quello stesso anno, con la famiglia, si trasferiscono in Tennessee in cerca di un contratto discografico per Taylor. Sembra tipo una serie TV, no? Dove questa famiglia poi va in cerca di un contratto discografico per la loro bambina, no? Perché è troppo talentuosa per non iniziare subito una carriera. E così fu. Portano in giro una demo di cover tipo karaoke cantate da Taylor, dalla loro figlia, e quando Taylor si esibisce cantando ad un torneo di tennis viene notata da Dan Diamondroff. Chi minchia è Dan Diamondroff? Chi è? È un manager che ha rappresentato e rappresenta ancora molte star, tra cui ad esempio ha rappresentato Britney Spears, i Backstreet Boys, Lady Gaga, Justin Timberlake, Avril Lavigne. E dopo quella esibizione della giovanissima Taylor, che cosa fa? Dan ci dice: "Oh, tu non io con un contratto discografico." Solo che Bravo Dan. sì, ma no, bravo Dan, non le fa cantare le sue canzoni, gliele fa scrivere solo. Ora ci arriviamo. A questo punto Taylor ha solamente 14 anni e con la famiglia si trasferisce a Nashville. Vogliono permetterle di iniziare la sua carriera nella musica country. Taylor quindi abbandona la scuola e si pone sin da subito come un giovane talento che si scrive le canzoni da sola e se le canta. Anche se, come appena detto, Taylor Swift a 14 anni ha abbandonato gli studi per dedicarsi alla carriera musicale, nel 2022 l'Università di New York le ha conferito la laurea ad honorem. Honoris causa. Da questo momento, avendo abbandonato la scuola, Taylor si dedica completamente solamente alla musica. Arriviamo al 2005, quando Taylor firma un contratto, ma non come cantante, bensì come autrice di canzoni per altri. La RCA Record, che sarebbe la Sony fondamentalmente, la ingaggia e diventa la più giovane autrice mai assunta dalla RCA Record, che abbiamo detto è la Sony fondamentalmente, di questa società. Quindi Taylor è la più giovane autrice assunta per contratto, no? Per scrivere canzoni della Sony, che la Sony abbia mai avuto, la più giovane, per dire il talento, no? Incredibile. Cioè la Sony non l'avrebbe assunta come autrice di canzoni se non fosse stata talentuosa a 14 anni. Certo, che poi la Sony era la stessa etichetta discografica di Michael Jackson. Non ci penserei più. Quindi lavora come autrice di canzoni per un anno, dopodiché si rifiuta di rinnovare il contratto con la RCA perché non le permettono di cantare le canzoni che scrive. Quindi con questa clausola, dato che le impedivano di cantare le canzoni che scriveva, non ha rinnovato il contratto e ha abbandonato la RCA. Quindi arriviamo che lei ha 16 anni. Cioè, ma in che senso non le permettevano di cantare le canzoni? Le doveva scrivere per altri, non le doveva scrivere per cantarle A lei. 16 anni. E che cazzo ci dovevano fare? Lo Zecchino d'Oro? Giustamente quelli dicevano scrivile per altri. Quindi Taylor ha 16 anni, continua a esibirsi cantando per lo più le sue canzoni inedite, fino a quando incontra Scott Borchetta, che da poco ha aperto una nuova casa discografica e siccome Scott adora il genere country, tanto che da giovane suonava il basso in una band country, le propone di essere la sua prima artista del suo nuovo progetto discografico. Ma c'è un motivo per cui sono qui? O
cioè mi hai scelto come pezzo di arredamento. Sembrava che ti volevi ascoltare la biografia in prima fila. Sì, vabbè, posso mettere pure di là così mi scaccolo. E Taylor che fa? Ci rinuncia? No, di certo. A 16 anni firma il suo primo contratto discografico, che è più un patto col diavolo della serie: avrai successo, ma sarà una mia proprietà. Ma tempo a tempo, e vi racconto perché. Taylor firma questo contratto con la Big Machine Records per la realizzazione di ben 6 album. Il suo album di debutto si intitola Taylor Swift ed è un successo sconsiderato, vastaso proprio, un successo di quelli che ti ruttano in faccia, vastaso. Rimane in classifica per 283 settimane, ovviamente nella classifica statunitense, country, quello che volete, ma comunque ci rimane, comunque è un successo incredibile. Vende oltre 40.000 copie, che per una piscalina di 16 anni sono un fottio, tutte nella prima settimana, stiamo parlando, e ad oggi questo album ha venduto circa 11 milioni di copie in tutto il mondo. Quindi diciamo che come inizio non c'è male, diciamo, per essere una ragazza di 16 anni che fa il suo primo CD. Non sapevo dove mettere questa informazione, quindi la butto qui a caso. Taylor soffre di ittiofobia, che in generale è la fobia del pesce, no? Del pesce, quello che si mangia. Quindi di mangiarlo, di fare il bagno con i pesci. Ma nel suo caso è specifico, però è terrorizzata dai ricci di mare. Una volta ha dichiarato a tal proposito che i ricci di mare, cito testualmente, sono come una granata, sono seduti lì in attesa di ferirti con i loro aculei. Tu immagini che problemi che hanno i ricchi? Noi abbiamo ancora potuto a mangiare i ricci a Mondello. Nel 2008 pubblica l'album dal titolo Fearless e con la canzone dal titolo Love Story conquista il pubblico internazionale. Love Story ha talmente tanto successo da diventare la canzone country più venduta nella storia delle canzoni country messe in vendita. Nell'estate del 2008 Taylor si frequenta con un ragazzo, anche lui cantante, di nome Joe Jonas, che sarebbe un fratello dei Jonas Brothers. Band composta da 3 fratelli, Joe, Nick e Kevin, divenuti famosi grazie alla loro partecipazione nei programmi su Disney Channel, tipo Camp Rock, Jonas L.A., Hannah Montana. Contemporaneamente, una ragazza, anche lei cantante, di nome Selena Gomez, si frequenta con Nick Jonas, il fratello di Joe Jonas. Nick ha da poco rotto con Miley Cyrus, una relazione iniziata nel 2006 quando Miley aveva solo 13 anni. Ma comunque, tra Miley, che sarebbe la protagonista di Hannah Montana, e Nick Jonas, che sarebbe il ragazzo di Selena Gomez, e Selena, che sarebbe la migliore amica di Taylor Swift, si vocifera ci sia stato un triangolo di corna tale per cui alla fine non ha funzionato con nessuno. Insomma, però non soffermiamoci troppo su questo, tanto Joe e Nick in questa storia servono solo a far conoscere Selena e Taylor e a farle diventare migliori amiche. Il perché si siano lasciati Taylor e Joe non lo sappiamo. Quello che sappiamo è il come. Dopo circa 3 mesi di frequentazione, Taylor riceve una telefonata. E Joe, pronto? Risponde lei, anzi, hello, perché giustamente mica dice pronto. Ed esattamente in 27 secondi, ci racconta Taylor, lui dice: senti, tra noi è finita, non siamo più niente, volevo dirtelo di presenza, ma perché scomodarci se tanto ormai ho deciso, ciao, addio. Cioè Taylor ci rimane talmente di merda, ma talmente male, ma che dico male, ci rimane proprio malissimo. La sua prima ferita d'amore è travolta da queste emozioni. Taylor inizia a inserire nei testi delle sue canzoni riferimenti alla sua vita privata. Le frecciatine. Taylor viene invitata all'Ellen Show per un'intervista, perché essendo un artista emergente di successo tutti vogliono sapere qualcosa di lei. E che cosa succede? Che Taylor racconta proprio questo aneddoto dell'essere stata scaricata con una breve telefonata. E dice, Taylor, ve lo leggo un attimo: sicuramente quando troverò la persona giusta sarà meraviglioso e guarderò indietro e neanche mi ricorderò il nome di quel ragazzo che mi ha lasciata al telefono con una telefonata di 25 secondi. No, ma l'ha presa benissimo. Insomma, racconta Ellen che ha fissato a lungo il telefono perché c'era la scritta proprio, sapete, finisce la telefonata e c'è la scritta quanto è durata la chiamata, c'è la scritta 27 secondi e dice deve essere stato un tempo record, sicuramente avrà vinto qualche premio.
come il ragazzo che ha lasciato nel minor tempo possibile. Facciamo un salto temporale, arriviamo al 2019, perché nel 2019 Taylor dirà, a proposito di questo episodio, probabilmente quando ho parlato di Jonas da Ellen ho esagerato, dice ma avevo 18 anni, insomma, dice ci ride sopra e dice è stato un po' sgarbato, ma erano faccende da adolescenti, sono passati circa 15 anni da quando ci siamo lasciati e comunque siamo rimasti in pace. Torniamo al 2009, a quando Taylor inizia una relazione con Lucas Till, un bel giovanotto biondo e con gli occhi azzurri come lei. I due si conoscono tra i corridoi di Disney Channel, fanno amicizia, pensano di piacersi, ma dopo un paio di mesi entrambi capiscono di funzionare meglio come amici. A proposito di questa relazione, Taylor dirà: ci eravamo lasciati perché l'amore è fatto di passione, si va d'accordo, si litiga, si fa pace. Noi invece andavamo bene come amici, non c'era passione, non c'era quell'attrito, ci siamo lasciati per questo. Sempre nel 2009 Taylor si frequenta con Taylor Lautner. Vabbè, ma che cazzo dici? Che ho detto? Lautner. È uscita con Taylor Lautner? Pure! È uscita con tutto, è uscita anche con me Taylor. Se non sbaglio è quello di Twilight. Che? Il lupo mandato. Che fa? Che fa? Come che fa? Ci ha detto un mozzicone, vabbè, Ma lei... che c'è pizza? C'è tipo il multiverso. Lei è della Pennsylvania, comunque c'era abituata ai vampiri. I due Taylor si conoscono nel film Valentine's Day e interpretano due innamorati. Li interpretano talmente bene che finiscono per crederci anche loro di essere innamorati, escono insieme per un po' e questa volta è Taylor a lasciare. E giustamente dopo due ragazzi che ti mollano, uno per telefono, l'altro ti dice che ti vede come un'amica, ci sta che il terzo lo lasci tu per l'equilibrare l'universo, no? Giusto? Oh, i due però rimangono davvero amici. Cioè con lui è vero che sono rimasti amici. Perché ha lasciato lei? Perché l'ha lasciato lei. You're my favorite deputy. Ogni tanto una parola va a dire. Il 2009 il 2009! oh mio Dio, il mio anno! Il 2009 è l'anno di Taylor Swift. Il video della canzone You Belong With Me vince il premio musicale. Quella che si è poi scoperto essere la volontà di Dio mise in prima fila un messaggero errante dal nome Kanye West. Kanye sale sul palco, toglie il microfono di Taylor Swift dicendole un attimo e te lo ridò e dice: Beyoncé meritava il premio con Single Ladies e non Taylor Swift. Torna il microfono a Taylor che resta un po' attenta. Il pubblico fischia e Taylor non capisce se stanno fischiando a lei perché condividono quanto detto da Kanye e quindi pensano che il premio sia immeritato, o a Kanye perché è stato un cafone maleducato, una carogna di prima categoria. Dopo qualche interminabile secondo Taylor ringrazia, saluta e se ne va. Ora, io non sono un esperto come Kanye, ma ho guardato i due video e quello di Beyoncé non mi è sembrato il migliore di tutti i tempi. A dire la verità non mi è sembrato neanche migliore di quello di Taylor Swift e vi giuro che io non l'ho guardato di parte perché tipo prima d'ora ancora conoscevo a Taylor Swift. Comunque, difficile quanto sia ballare a tempo in una stanza con luci controllate eccetera eccetera è letteralmente l'unica cosa che succede durante il videoclip della canzone Single Lady. C'è lei con due ballerine che fanno esattamente gli stessi passi, che per carità sicuramente sono difficilissimi da fare tutti sincronizzati. Io sicuramente non saprei farne neanche uno, ma il videoclip di Taylor è comunque molto strutturato, racconta una storia sdolcinata da fare venire il diabete e vomitare contemporaneamente, ma pur sempre una storia. E quando guardi quello di Taylor sembra di vedere il riassunto di un film, quello di Beyoncé sembra il video tutto... Il riassunto di un film si chiama cortometraggio comunque, se vuoi dire. Il riassunto di un film si dice Leviosa, non Leviosa. Quello di Beyoncé sembra il video tutorial dei passi della canzone. Sai, esce la canzone, poi vi faccio vedere come si balla. Cioè, non lo so, magari Kanye... Non lo so. Vabbè, fatemi sapere se secondo voi Beyoncé ha fatto il miglior video di tutti i tempi oppure no. L'indomani mattina Taylor riceve dei fiori. Chi glieli manda sti fiori? Beyoncé. Taylor ne condivide la foto su Instagram riportando il messaggio del biglietto. Cosa c'era scritto? Leggiamolo. Taylor, congratulazioni per il tuo Grammy. È stato bello vederti domenica sera. Grazie per essere sempre così solidale. Amore a te e alla tua famiglia. Arriviamo così al 2010, quando Kanye si scusa con Taylor pubblicamente con un tweet. Il tweet recita la scritta I'm sorry Taylor. Di questa scritta ci hanno fatto le magliette, le tazze, i portachiavi, gli adesivi.
Tanto basta a Taylor per dimenticare il torto subito e dimostrare che da parte sua non c'è alcun rancore. E per dimostrare di non avere assolutamente alcun risentimento contro di lui, dichiara che Kanye West sia una delle sue influenze musicali da sempre. Ha anche detto Taylor che The Biograph è il suo canale YouTube preferito. Nel 2010 Taylor inizia una relazione con Cory Monteith, l'attore che interpreta Finn nella serie TV Glee. La loro frequentazione è durata circa un mese. Gli Swifties sono convinti che la canzone Mine parli di Cory. Sempre nel 2010 Taylor ha una relazione con John Mayer. I due collaborano insieme per la realizzazione di una canzone e poi si sono frequentati per qualche mese. Pare che si siano lasciati per incompatibilità dovuta alla differenza d'età, lui 32 e lei 20. Taylor dice a proposito della loro differenza d'età come se lui avesse tentato di manipolarla, come se lei, essendo più piccola, fosse comunque più vulnerabile alle manipolazioni. Ve l'ho riassunto e interpretato per rendere il senso del suo discorso. Ovviamente John viene preso per pezzo di merda dagli Swifties e per questo motivo viene intervistato dalla rivista Rolling Stones nel 2012 e in questa intervista dice che non si meritava quella shitstorm. È stata una cosa meschina da parte sua, dice, farmi passare per uno che si approfitta delle ragazzine. Continua lanciando una critica nei confronti del metodo che usa Taylor per scrivere le sue canzoni, niente meno, perché dice lei fondamentalmente scrive partendo dalle cose che le capitano. Dice John che è un modo di scrivere canzoni a buon mercato e probabilmente per evitare un'altra shitstorm conclude dicendo sta sprecando il suo talento. Comunque andiamo avanti. Sempre nel 2010 Taylor inizia una relazione con l'attore Jake Gyllenhaal. Anche con lui la relazione dura circa 2-3 mesi. A quanto pare lei presissima per questa storia, ma lui non tanto. Addirittura si racconta che Jake l'abbia lasciata con un SMS. Da questa love story finita male, cosa farà Taylor? Cosa? Non vi sento. Cosa farà Taylor? Ovviamente scriverà una canzone e ci farà un bel videoclip musicale in cui l'attore maschile protagonista del videoclip musicale di questa canzone è indiscutibilmente simile a Jake. La canzone si intitola All Too Well e dura quasi 15 minuti. Una canzone 15 minuti. Racconta di questo amore di cui lei ricorda tutto benissimo. Tutto, ogni dettaglio, e alla fine del videoclip c'è persino un libro che dovrebbe raccontare questa storia che nella vita reale qui da noi esiste davvero. Questo è merchandising a livello pro ed è una specie di quaderno tipo diario segreto da scrivere. Infatti l'unica scritta all'interno di questo quaderno recita la scritta: che rimanga solo tra noi. Anche a te questa storia d'amore ha ferito? Sfortunata in amore e fortunata nei soldi. Nel 2011 Taylor Swift entra nel Guinness World Record. Tu lo sapevi che era nel Guinness World Record? Voi lo sapevate che Taylor Swift fosse entrata nel Guinness World Record nel 2011? Per quale motivo? Per quale motivo? Scrivetelo nei commenti. Ora, subito. Per la più veloce vendita digitale. Cioè è uscita la sua canzone, è tipo pane, acqua, latte, uova, così, si è venduto come fosse niente. Con la canzone dal titolo Speak Now è per il maggior numero di canzoni in classifica simultaneamente. Cioè lei ha avuto più canzoni in classifica simultaneamente di qualunque altro cantante. Aspetta, ce l'avevo il cappello di cosa, altrimenti sembra che lo prendo per il culo. Dopo questi amori finiti, Taylor rimane 2 annetti single e arriviamo così al 2012. Vedi? Il cappello. Sceriffo. Nel 2012 Taylor inizia una relazione con Conor Kennedy. Se il cognome vi sembra familiare, esattamente, uno dei Kennedy. Questa volta è lui a essere 4 anni più piccolo di lei. Conor infatti ha 18 anni, lei ne ha 22. Comunque, chi è Conor? È il figlio del fratello del presidente degli Stati Uniti Kennedy, quello che è stato assassinato degli Stati Uniti Kennedy. Anche questa relazione però dura solo qualche mese, ma in questo lasso di tempo Taylor compra una casa, una super mega villa, una tenuta vicino alla tenuta dei Kennedy nel Massachusetts. Pare che questa pressione del fatto che lei si è comprata sta casa vicino casa sua sia stata l'origine della rottura. Sempre nel 2012 Taylor inizia una relazione con Harry Styles. Oh Harry, perché sei tu Harry?
I due vengono visti insieme per la prima volta nel novembre del 2012 e ovviamente sia i fan dei One Direction che i fan di Taylor impazziscono e purtroppo però anche la loro relazione dura circa 3 mesi. Praticamente a 3 mesi Taylor Swift ha la data di scadenza, te lascia o la lasci. Finisce, 3 mesi massimo. I paparazzi riescono a immortalare il momento post rottura in cui Taylor lascia il luogo in cui sono andati in vacanza insieme e sono tornati a casa separati. Non sto parlando dell'Ismorus Relay di Temptation Island, ma delle isole Vergini britanniche. Taylor fotografata da sola, triste, su una barca. Indiscrezioni del 2013 su Vanity Fair hanno scoperto che Taylor si fosse stancata di Harry e del suo modo di fare perché lui continuava a dirle: sei fantastica, voglio stare con te, voglio fare questo, voglio fare quello, voglio solo te. Come se non bastasse, Harry guardava pure le altre ragazze, dice Taylor. E noi ci stiamo credendo. A toglierci ogni dubbio c'è un portavoce di Harry Styles che ha definito queste affermazioni indubbiamente false. E l'ho detto così perché è indubbiamente falsa. Nell'album di Taylor 1989 ci dovrebbero essere ben 3 canzoni dedicate a Harry Styles. Quella diciamo più facile da intuire, quella dove nessuno ha dubbi, si intitola Style. E indovinate a chi somiglia l'attore del videoclip della canzone Style? A Massimo Boldi. Guarda, pure lui sta ridendo. Ovviamente a Harry Styles. Le altre dovrebbero essere, le altre canzoni dedicate a Harry: Out of the Woods, I Knew You Were Trouble. Parlo inglese, non ci sono problemi. Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Ovviamente anche in questo caso l'attore somiglia a Harry Styles. A questo punto non meraviglia più e non fa neanche più ridere. Però c'è una cosa che mi ha meravigliato. C'è una cosa che ha destato in me un pensiero funesto. Sentite, c'è una frase in questa canzone che dice: sapevo che eri nei guai quando sei entrato, sapevo che avevi problemi, quindi provo vergogna per aver sofferto quando te ne sei andato. Scusa, ma certo che sono le recip. Sapevo che eri nei guai quando sei entrato nella mia vita, ovviamente. Sapevo che avevi problemi con il manager e tutte le cazzo discografiche che non volevano che farvi stare insieme. Quindi provo vergogna per aver sofferto quando te ne sei andato. Questa frase dice tanto, E io a questo punto mi sono fottuto, ho finito perché ora sono diventato non uno Swifties, ora io trovo, capito, le cose nelle canzoni e quindi, perché lei voleva dire, lei l'ha detto, capito, ho trovato gli indizi, ho trovato gli easter egg, È entrato capito, l'ovi Pasqua, ho trovato io l'ovetto Kinder, perché giustamente, guarda, lei sapeva, lei l'ha voluto dire senza dirlo, nel meccanismo dov'è il mio bracciale? Andiamo avanti e parliamo di numeri. Il numero fortunato di Taylor Swift è il 13, che in generale è ritenuto sfortunato, ma data la sua fortuna, cioè dato la fortuna che ha Taylor Swift, credo sia opportuno rivalutarlo. È lei stessa a raccontare questa cosa ed espone persino le prove. Taylor è nata giorno 13. Ad ogni concerto si scrive il numero 13 sulla mano. Ha compiuto 13 anni il venerdì 13 e poi dice: il mio primo disco, che ha conquistato il disco d'oro, aveva una intro che durava proprio 13 secondi. Io non capisco come si possa credere a queste cose. Taylor ama i gatti, ne ha tipo 3 e ognuno di loro ha il nome di un personaggio famoso del cinema. Ad esempio ha un gatto di nome Benjamin Button, uno di nome Olivia Benson della serie TV Law & Order e uno di nome Meredith Grey della serie TV Grey's Anatomy. Nel 2013 Taylor è in tour e Katy Perry convince alcuni dei suoi ballerini, dei ballerini di Taylor Swift, a lavorare con sé. Diventa nemica pubblica numero 1. Taylor ci rimane così male, la mette in cima alla lista, sposta, taglia Kim Kardashian e scrive, tanto già K c'era e scrive Katy Perry. Le due erano amiche, sembrava ci fosse un bel rapporto, ma questo gesto Taylor non glielo perdona, lo vede come un sabotaggio del suo tour, perché lei aveva un tour tipo incredibile, eccetera, eccetera, e quindi lo sta sabotando, perché giustamente senza ballerini già insegnati, che già sanno quello che devono fare, cioè l'inizio
l'inizio dell'antipatia. E Taylor Swift però ci va leggera al punto da fare una canzone in cui Taylor dice che adesso tra loro non scorre buon sangue. E nel videoclip di questa canzone dal titolo Bad Blood riunisce tutte le sue amiche nel videoclip, tipo che ci stanno andando a fare il perché sono tutte incazzate, tipo che camminano così per a sciarriare, no? Una specie proprio di guerra fra bande. Noi ci andiamo a scannare nel parchetto. C'è un videoclip incredibile, bello, con Katy Perry. Taylor farà pace nel 2019 e si abbracceranno nel videoclip della canzone You Need to Calm Down. Taylor vestita da patatine fritte e Katy Perry vestita da panino, per formare insieme in questo abbraccio un Happy Meal. Nel 2014 Taylor Swift pubblica il suo quinto album dal titolo 1989. Dopo l'uscita di questo album ha fatto il suo primo tour mondiale dal titolo 1989 World Tour. Questo album vende 33 milioni di copie in tutto il mondo e 5 dei suoi videoclip musicali superano il 1 miliardo di visualizzazioni. Non so questa parentesi per chi ci ha mesi, perché non ne frega a nessuno, però. Quindi torniamo un attimo al valore dell'amicizia. L'amicizia per Taylor Swift è un sentimento importante. Gli amici dovrebbero essere persone sempre di fiducia. Purtroppo però non è sempre così e per questo motivo Taylor ha una vera e propria cerchia di amici ufficiali e di conseguenza anche i non amici ufficiali, i nemici ufficiali. Ecco, si chiamano i Taylor Squad, così vengono chiamati gli amici, no? Quelli privilegiati. O come nel caso di Selena Gomez, produrre una serie TV per Netflix usando come titolo il numero fortunato di Taylor e scoprire che funziona anche su di te. Diventa, incredibile. Fortunata questa serie. Ho fatto il collegamento, ci ha portato fortuna all'amica sua, no? Wow. Da Selena Gomez a Cara Delevingne, da Ed Sheeran a Black Lively, da Emma Stone a Gigi D'Alessio, Gigi Hadid, questi sono solo alcuni nomi dei Taylor Squad. Poi ci sono persino gli ex amici ufficiali, come ad esempio Zendaya, e i nemici ufficiali, come ad esempio Kendall Jenner. Adesso ci arriviamo a Kendall Jenner. Andiamo per ordine. A proposito di Kendall Jenner, dobbiamo aprire una parentesi, perché ci sono antipatie che tra amici si condividono. Cioè, se qualcuno mi fa un torto a me e tu sei amico mio, come minimo quella persona sta antipatica anche a te, perché sì, siamo amici e odiamo le stesse persone. Ma cos'è successo? Come già detto, la migliore amica di Taylor è Selena Gomez e nel 2014 Selena fa amicizia su Instagram con le sorelle Kardashian Jenner, perché Justin Bieber, l'allora fidanzato di Selena, è molto amico delle Kardashian. Abbiamo detto che Selena Gomez è fidanzata con Justin Bieber. Quello che non abbiamo detto è che in questo periodo fanno lascia e prendi e fra un lascia e un prendi Justin si vede con altre, tipo la migliore amica di Kylie Jenner dal nome Hailey Baldwin, che è da sempre segretamente innamorata di Justin. Quindi che cosa succede? Che mentre le Kardashian Jenner cercano di portare Justin da Hailey, Taylor cerca di riportarlo da Selena. Solo che Justin è più attratto dal nuovo, da Hailey. E quindi niente, odio e rancore inizia a serpeggiare tra Taylor e il gruppetto delle Kardashian Jenner perché hanno fregato il fidanzato alla sua migliore amica. Ma andiamo per ordine. Arriviamo così al 2015, quando Taylor inizia una relazione con Calvin Harris. Chi è Calvin Harris? È un DJ scozzese che Taylor ha conosciuto praticamente sul red carpet dei Billboard Music Award e con il quale si frequenta per circa un anno. Pare che Calvin sia stato intimidito dal successo di Taylor e che questo abbia compromesso la loro relazione. Ovviamente poi si è parlato del divario di età perché lui ha 5 anni in più di lei e niente, hanno cancellato tutte le tracce della loro relazione sui social al punto da sembrare come se non fossero mai stati insieme. Della loro storia è sopravvissuto solo un tweet scritto da Harris in cui dice, ve lo leggo: l'unica verità è che è una relazione giunta al termine e ciò che rimane è una enorme quantità di amore e rispetto. E Taylor lo ha retweetato. Andiamo avanti veloce. Che cosa succede? Sempre nel 2015 la mamma di Taylor Swift, Andrea, scopre di avere un tumore al seno. Taylor riduce subito le date del tour per poter stare di più vicina a sua madre. Andrea inizia la terapia e per fortuna il tumore scompare. Peccato però che questo tumore sia tornato anni dopo, lasciando tutti ancora più sconvolti perché i medici, insieme alla recidiva al seno, hanno scoperto un altro tumore al cervello. Ad oggi Andrea si sottopone a cure costanti, ma sta bene, abbastanza bene per
3 tumori che ha avuto. Taylor da questa esperienza cambia prospettiva alla vita e commenta questa tragedia, questa disgrazia che le è capitata, facendo una riflessione su se stessa. Dice Taylor: prima ero così ansiosa per tutti i miei alti e bassi quotidiani, adesso tutte le mie preoccupazioni, il mio stress e l'ansia sono per i problemi reali. Nel 2015 sono passati 6 anni da quando Kanye West ha tolto il microfono a Taylor Swift e Taylor ha più che perdonato Kanye West per quello che ha fatto. Anzi, nei suoi confronti nutre una specie di stima inspiegabile. Insomma, che succede? Lui un bel giorno la chiama e dice: senti Taylor, dovranno consegnarmi un premio e stavo pensando che sarebbe tipo troppo da riflettori puntati su di noi se fossi tu a consegnarmelo. Non si parlerebbe d'altro e poi sarebbe proprio una bella dimostrazione che mi hai perdonato. Taylor risponde: oh, che cosa carina. Sì, sarebbe proprio un bel gesto. Ok. Taylor si prepara un discorso troppo duci, troppo carino, troppo da amica coccoloso. Perché praticamente riprende quello che è successo 6 anni prima, quando Kanye le ha tolto il microfono e ha detto ora ti lascerò finire, e lo trasforma per il suo discorso. Quindi nel momento di consegnare il premio a Kanye, rivolgendosi agli altri artisti che devono ancora ritirare il loro premio, dice ora vi lascerò finire. Kanye che cosa aveva detto? Quello di Beyoncé è il miglior video di tutti i tempi, e Taylor dice che la carriera artistica di Kanye sia la migliore di tutti i tempi, no? Quindi riprende il suo discorso, però lei in positivo. Insomma, Taylor si comporta da amica, si congratula, dice che loro sono amici, consegna il premio e scende dal palco. Kanye sale sul palco, prende il premio, rimane sul palco fermo in silenzio per tipo 2 minuti di lunghissimi applausi dove non fa assolutamente niente, la folla applaude, urlano, esultano, gridano il suo nome. Poi apre bocca però e inizia a fare un discorso che fa passare Taylor per stronza, perché dice Kanye non è giusto premiare alcuni artisti ed altri no, che molti artisti che non hanno ricevuto alcun premio hanno prodotto arte di altissimo valore, che quello che voleva dire lui quando ha tolto il microfono a Taylor fosse questo concetto, perché il senso del premio è proprio una cosa sbagliata. Poi dice che la libertà di parola è sacra, di essersi fumato una canna, qualcosa di arrotolato, prima di salire a prendere il premio, e di voler diventare il presidente degli Stati Uniti. Sì, avete capito bene, dice di volersi candidare alle elezioni presidenziali per la campagna elettorale del 2020. In tutto ciò Taylor è tenuta in piedi dallo shock e dallo sconforto, accanto a Kim Kardashian che applaude suo marito. Insomma, Kanye la snobba davanti a tutti, perché l'idea che un premio sia la dimostrazione di aver fatto un lavoro migliore degli altri è ingiusta e ti rende una brutta persona. Ti rende una brutta persona solo per averlo pensato. Taylor Swift, sei una brutta persona. Questo fondamentalmente ha detto Kanye. Kanye, come abbiamo detto, continua il suo discorso di ringraziamento dicendo che vuole diventare il presidente degli Stati Uniti, ma Taylor fino a quel momento non ha mai parlato in pubblico, non si è mai esposta di politica in vita sua. Mai ha parlato di politica, mai ha parlato di niente in quel senso, no? Quantomeno in pubblico. E questa dichiarazione di Kanye, dopo che lei lo ha elogiato ed essersi dichiarata sua amica, potrebbe far pensare che lei supporti la sua candidatura per le presidenziali, che ne condivida magari anche i valori di Kanye West. E questo non è bello. Non è affatto bello. Ed c'è un collegamento pronto? Sì? C'è un collegamento, abbiamo un collegamento con noi in linea Iris Babilonia che vuole dire qualcosa. Iris Babilonia è con noi? Sì. Cosa è successo con le presidenziali di quest'anno? Praticamente Trump ha divulgato delle immagini generate con l'intelligenza artificiale in cui c'è Taylor Swift che è tipo lo supporta, cioè messa lì stile rendiamo di nuovo grande l'America, no? E quindi lui in qualche modo ha simulato il supporto di Taylor Swift alla sua candidatura, il che è un grosso punto per Trump, perché ovviamente in questo momento Taylor Swift ha un numero di fan
che diciamo fa paura a... Si è scoperto non essere vero, però. Ma Taylor Swift non potrebbe mai supportare Trump, cioè è estremamente improbabile, perché comunque i suoi valori sono abbastanza diversi da quelli promossi da Trump, mettiamola così. Mi viene in mente l'episodio del 2013, perché poco fa Filippo mi ha detto: ho dimenticato di raccontare una cosa, fai qualche ricerca così ne parliamo. Praticamente nel 2013 è successa una cosa a Taylor Swift veramente tragicomica. Era a Denver, doveva fare un concerto e prima del concerto c'era il meet and greet, cioè doveva incontrare i fan che avevano pagato per fare una foto con lei, insomma, quindi c'era la fila, no, di fan che passavano, scattavano la foto e se ne andavano. Ora, a un certo punto Taylor fa la foto con un DJ, un tizio di nome David Mueller, non so se si pronunci così, penso di sì, perché comunque è in Colorado. Questo tizio, mentre fa la foto con lei, le infila la mano sotto la gonna e le palpa il sedere. Quindi immediatamente Taylor va dai propri bodyguard e racconta quello che è successo. Gli agenti di sicurezza riferiscono l'accaduto alla radio per cui questo DJ lavorava e la radio piglia e lo licenzia. Quindi sto tizio, invece di rimanere muto ed evitare, anche perché ragazzi c'è la foto, cioè giustamente lui stava scattando la foto, quindi c'è la foto che insomma, vabbè, non è proprio inchiodante la foto, però un po' si vede che ha la mano sul culo, cioè non si vede che gli ha infilato la mano sotto la gonna, ma che ha la mano sul culo di Taylor si vede. Quindi cosa succede? Che questo tizio, questo DJ David Mueller, denuncia Taylor per diffamazione, sostenendo che lei si fosse inventata tutto e che lui in realtà non le avesse mai palpato il sedere. Non l'avesse mai fatto, ragazzi. Taylor dice: ah sì, cioè non solo tu vieni a casa mia, non solo tu vieni al mio meet and greet, mi infili la mano sotto la gonna, mi palpi il sedere, ma ora mi vuoi pure mi denunci, cioè denunci tu me. E che cosa fa Taylor Swift? Lo denuncia per aggressione sessuale e gli chiede un risarcimento danni di $1, cioè proprio per principio, perché lui doveva perdere la causa e doveva darle $1. In ultima istanza Taylor vince la causa, quindi la giuria conferma, cioè arriva insomma alla conclusione che effettivamente l'episodio si sia verificato e quindi questo tizio le dà $1 di risarcimento e ovviamente Taylor dice: a me quello che interessa, il mio obiettivo era difendere i diritti delle donne che subiscono molestie. Voglio che si parli, che le donne si sentano di poter parlare di tali esperienze che subiscono e che vengano credute, insomma. E quindi, insomma, difficilmente penso che lei supporterebbe Trump. Sembra che io stia dicendo, cioè, non voglio dire che Trump le infilerebbe la mano sotto la gonna e le palperebbe il sedere, però diciamo che Trump non si è proprio distinto per la sua lotta per i diritti delle donne, mettiamola così. Fine. Grazie. Prego. Taylor è furiosa, dopo la consegna del premio si sarebbero dovuti vedere nel camerino con Kanye e Kim Kardashian, ma Taylor non si presenta e fa sapere di esserci rimasta male. Così il giorno dopo Kanye manda a Taylor dei fiori per scusarsi. Taylor si fa fotografare coi fiori e posta la foto su Instagram con la scritta: oh, Kanye mi ha regalato dei bellissimi fiori. Taylor, grazie dei fiori! Comunque questa foto non è più presente sul profilo Instagram di Taylor, ma sappiamo da fonti certe che abbia raggiunto i 2 milioni di mi piace. Questi fiori tra l'altro sono uguali a quelli del muro di fiori che Kanye aveva regalato l'anno prima a sua moglie Kim Kardashian per la festa della mamma, e sono talmente uguali che sembra avergli spedito un pezzo di sto muro di fiori che tipo ce l'aveva a casa. I fiori sono bastati per farsi perdonare l'ennesima marachella da Taylor Swift, ma andiamo avanti perché la pace dura pochissimo. Nel 2016 infatti Kanye West pubblica una canzone dal titolo Famous, e se togliere il microfono era stato un gesto orribile o quantomeno di cattivo gusto, quello che state per ascoltare vi sconvolgerà. Kanye canta, cito testualmente: mi sento come se io e Taylor potessimo ancora fare sesso. Perché ho reso famosa quella stronza, dannazione, ho reso famosa quella cagna. Ma facciamo un passo indietro, ma anche 2 passi indietro, va?
crepi l'avarizia. Nel 2018 l'artista Vincent Desiderio, un pittore, conclude un dipinto dal titolo Sleep, un quadro gigante, 1,30 m per 6,40 m, che ritrae oltre 20 persone che dormono tutte nello stesso letto. Ora, quest'idea Vincent l'ha avuta ispirandosi a un altro dipinto, un dipinto di Pollock, intitolato Il murale, che ha circa le stesse dimensioni. Nel dipinto di Pollock i critici si sono espressi con varie interpretazioni dell'opera, ma per Vincent rappresenta la moltitudine di persone all'interno di una società. Partendo da questa ispirazione e volendo aggiungere qualcosa di suo, Vincent dipinge Sleep, perché vuole rappresentare una società come quella di Pollock, però dormiente. E fino a qua ci siamo. Ora Kanye però prende ispirazione da Vincent e vuole aggiungere qualcosa di suo a Sleep. La fama. E come la vuole rappresentare? Come la rappresenta la fama? Inserisce Kanye all'interno dell'opera se stesso e tante altre persone che hanno influenzato la fama di qualcun altro. Fino a qua va bene. Tutti nudi però. Taylor Swift, ad esempio, è accanto a lui nuda. È dormiente come tutti gli altri. Sono 12 e sono, come è stato fatto, con bambole iperrealistiche, cioè da sua moglie, da Kim Kardashian fino a Trump, tutti nudi e dormienti, bambole iperrealistiche. Cioè, ma come cazzo dormi sapendo che Kanye West c'ha una fottutissima bambola di te nuda? A parte che t'ha messo su internet, quindi revenge quelli potentissimi. Comunque, è spaventoso pensare che qualcuno può farsi costruire una bambola così realistica del corpo di qualcun altro, farci addirittura un videoclip, la butto lì. Fatemi sapere voi che ne pensate nei commenti, cioè siamo al limite del revenge o no, cioè sono pazzo io? Non lo so, magari sono pazzo io? Sono pazzo? Io non sono pazzo, io non sono pazzo. Questo è il dipinto che Kanye West ha ricreato nel video Famous. Questo è il dipinto Sleep di Vincent Desiderio. Ma chi è Desiderio e perché questa informazione dovrebbe rendere il video Famous un'opera d'arte? Perché Desiderio nelle sue opere si occupa delle percezioni della realtà e di rendere concreto l'astratto. Quindi Kanye, essendosi ispirato da lui, avrebbe reso concreto l'astratto. Mica Revenge come parlavamo prima, ha reso concreto l'astratto della fama, un concetto. Quando facciamo un dipinto, dice Desiderio, ve lo cito testualmente, dice Desiderio, quando facciamo un dipinto stiamo costruendo uno spazio sensuale di possibilità psicologicamente carico. Questo l'ha detto nel 2014 durante un'intervista. Possiamo costruirlo o come una prigione o come un osservatorio. Io preferisco quest'ultimo. Quindi, torniamo a Taylor. Esce la canzone Famous in cui Kanye dice ho reso famosa questa cagna e i fan di Taylor Swift insorgono e insultano in massa Kanye. Kanye inizia a twittare che Taylor sapesse e di essere stato autorizzato da Taylor in persona. Taylor dapprima si eclissa e lascia parlare il suo ufficio stampa, il quale fa sapere che Taylor non ha mai dato il permesso e che non sia mai stata informata del testo esatto della canzone, ma che Kanye le ha solo chiesto di condividere la canzone il giorno del lancio e di essersi rifiutata, anche perché il testo abbozzato da Kanye suonava particolarmente misogino. Kim Kardashian, nel mezzo di questa disputa, pubblica una registrazione ritagliata in cui Kanye parla al telefono con Taylor Swift e le dice che entrambe le versioni per lei vanno bene, non c'è una che mi fa soffrire, dice, perché si capisce che sei ironico e lo ringrazia per averla avvisata. Dopodiché durante un'intervista Kim dice che Taylor sta facendo così per fare la vittima, perché la prima volta ci è andata bene e quindi pensa che possa funzionare di nuovo e pubblica un post, Kim Kardashian, nel quale chiede quale sia il giorno del serpente, con decine di emoji del serpente, per dire che Taylor Swift sia una vipera. Centinaia, migliaia di commenti con l'emoji del serpente invadono tutti i post di Taylor Swift. Taylor pubblica un post che adesso vi leggo, dove è il video di Kanye che mi dice che mi avrebbe chiamato quella cagna nella sua canzone. Non esiste perché non è mai successo. Non puoi controllare la risposta emotiva di qualcuno all'essere chiamato quella cagna di fronte al mondo intero. Certo che volevo che la canzone mi piacesse. Volevo credere a Kanye quando mi ha detto che mi sarebbe piaciuta
piaciuta la canzone. Volevo che avessimo una relazione amichevole. Mi aveva promesso di farmi ascoltare la canzone prima che uscisse, ma non l'ha mai fatto. Io volevo sostenere Kanye in quella telefonata. Non puoi approvare una canzone che non hai mai sentito. Mi stanno dipingendo come una bugiarda quando non mi è mai stata data la canzone completa. Mi piacerebbe molto essere esclusa da questa narrativa di cui non ho mai chiesto di far parte dal 2009. Dopodiché Taylor Swift sparisce per un anno intero, capito? Cioè, talmente ha fatto la vittima per approfittarsi di questa fama, di questa gloria portata dal marito di chi? Dall'ex ormai, marito di... Sparisce per un anno intero. Dov'è Taylor? Dov'è Taylor? Migliaia di fan senza alto, senza basso, persi, senza Dio. Il 18 agosto 2017 tutti i contenuti dei social di Taylor Swift spariscono. Facebook, Instagram, Twitter, niente, non c'è più niente, sparisce tutto. Pagine vuote nei social di Taylor Swift. Panico, la gente inizia a chiedersi che cosa sta succedendo, hanno hackerato tutto Taylor Swift, fino a quando non spunta l'immagine di un serpente gigante che annuncia l'arrivo del suo sesto album intitolato Reputation. Il fatto che sia il sesto album tenetelo a mente perché ci servirà più avanti. Vabbè, ve lo spoilerò subito, vi ricordate che il suo primo contratto era per 6 album? Questo è l'ultimo album del suo primo contratto che ha fatto a 16 anni, l'ho detto. Il 10 novembre 2017 esce l'album Reputation e raggiunge la prima posizione nella classifica musicale in 14 paesi lo stesso giorno che esce. Nel 2016 Taylor Swift inizia una relazione con Loki, il figlio di Odino, il fratello di Thor, Tom Hiddleston. Pare che i due si siano conosciuti a giugno del 2016 e che abbiano passato l'estate insieme. Tom è stato paparazzato al mare con la maglietta I Love Taylor Swift. A febbraio Tom durante un'intervista ha detto: Taylor è una donna fantastica, è generosa, è gentile, è adorabile, siamo stati benissimo. Come siamo stati benissimo? Già vi siete lasciati? Ha detto l'intervista. Eh sì, dice, ci siamo lasciati dopo 3 mesi. Lo vedi? Lo vedi questi 3 mesi? Lo vedi questi 3 mesi? Devono passare questi 3 mesi. Sempre nel 2016 Taylor conosce Joe Alwyn. Si erano visti per la prima volta al Met Gala. Con Joe è la prima volta che Taylor mantiene la sua relazione privata. Le prime voci sulla loro relazione iniziano nel 2017, quando hanno dovuto confermare, proprio perché l'hanno dovuto confermare, perché non si scappa, purtroppo quando si è così famosi non si scappa. Ma riescono comunque a mantenere la privacy fino a niente meno che il 2021, quando Taylor viene premiata ai Global Icon dei Brit, insomma Music Award ci metto io, e ha ringraziato il suo Joe dicendo ringrazio a tutti, in particolare il mio Joe. Ormai le riviste di gossip parlano di matrimonio, questi stanno insieme da 4 anni, si stanno sposando, cioè i tabloid non sanno, cioè ovvio, ma lei sarà incinta probabilmente. Da questo momento Joe pare abbia iniziato a soffrire l'esposizione mediatica e quindi l'intrusione nella sua relazione dei media. Reggono tutto il 2022 e nel marzo del 2023 si lasciano. Nel 2019 Taylor Swift viene nominata come artista del decennio degli American Music Award, dove vince anche il premio per artista dell'anno, vince anche il premio come donna del decennio dei Billboard e sempre nel 2019 viene proclamata l'8ª cantante di maggior successo di tutti i tempi nelle classifiche statunitensi. Le consegnano lo scettro del cristallo di luna e la nominano Taylor Swift. Arriviamo così al 30 giugno 2019, quando il fondatore della Big Machine Record, Scott Barchetta, vende la sua etichetta discografica a Scooter Braun. Ma andiamo per ordine. La Big Machine Record è l'etichetta discografica con cui Taylor ha iniziato a fare musica e tutto il suo successo fino al 2019 l'ha diviso e condiviso con questa etichetta discografica che ne possiede i diritti. Infatti all'inizio della sua carriera Taylor, vi ricordate quando parlavo di un contratto col diavolo? Ha firmato un contratto discografico che l'avrebbe vincolata a cedere i diritti dei suoi primi 6 album. Ovviamente non sappiamo bene cosa e quanto guadagnasse lei, ma sicuramente al tempo le sarà sembrata vantaggiosa come proposta. Suo padre al tempo della fondazione di questa etichetta discografica ha contribuito diventando socio al 5%. E che cosa succede poi? Allo scadere del contratto Taylor vuole comprarsi i diritti dei suoi primi 6 album
Ma Scott Borchetta vuole vendere l'etichetta discografica e senza i 6 album di Taylor l'etichetta discografica varrebbe molto meno. Quindi lei dice che le avrebbe venduto i suoi 6 vecchi album in cambio dei suoi prossimi 6, perché praticamente, capite, tutti scemi tranne Id. Praticamente Taylor fa un album nuovo e lui le vende un album vecchio per 6 volte. Onesto, picciò, ognuno sa fare gli affari a modo suo. Ora Taylor non accetta e Scott si vende l'etichetta discografica. A chi la vende? A Scooter Braun, che prende 330 milioni di dollari e si compra tutto. Baracca e burattini. Diventato proprietario anche dei primi 6 album di Taylor, con quelle canzoni lui può farci letteralmente quello che vuole. E questo a Taylor non piace, non le sta bene. Ed è qui che Taylor insorge e si indigna di fronte a questa ingiustizia e al fatto che questi uomini vogliono scegliere le sue sorti, più precisamente le sorti dei suoi primi 6 album. Ma perché Taylor pensa che Scooter Braun, cioè il nuovo proprietario, voglia farci le scarpe? Ha le sue ragioni o sta facendo la vittima, come disse Kim Kardashian qualche anno prima? Dovete sapere che Braun è il manager di Kanye West e questo già dovrebbe bastare, secondo me. Me la presti? E secondo poi è amicone di Justin Bieber, l'ha scoperto lui a Justin Bieber quando aveva solo 12 anni e pubblicava le sue canzonette su YouTube. Praticamente lo schieramento dei suoi nemici. Quindi Taylor si indigna pubblicamente e questa storia diventa di dominio pubblico, al punto che iniziano sia da una parte che dall'altra a pubblicare post e lettere che sembrano però sempre mezze verità. Comincio da Taylor che posta su Tumblr una riflessione che adesso vi leggerò, dove si sfoga raccontando al suo pubblico cosa le sta succedendo. Condivide lo screenshot di una foto di Justin Bieber in videochiamata con Scooter Braun mentre la prendono in giro. Infatti sotto la foto Justin scrive: Taylor Swift, come va? Siamo diventati tipo padroni dei tuoi 6 album, capito? Come va? Tutto bene? Te stai passando bene? E lei li accusa di bullismo e manipolazione dei fatti con un post che adesso vi leggo. Scrive Taylor: per anni ho chiesto, ho supplicato la possibilità di possedere il mio lavoro, invece mi è stata data l'opportunità di iscrivermi di nuovo alla Big Machine Record e ottenere un album alla volta, uno per ogni nuovo album che gli avrei consegnato. Me ne sono andata perché sapevo che una volta firmato quel contratto Scott Borchetta avrebbe venduto l'etichetta, vendendo così me e il mio futuro. Ho dovuto fare la scelta straziante di lasciarmi alle spalle il mio passato, musica che ho scritto sul pavimento della mia camera da letto e video che ho sognato e pagato con i soldi che ho guadagnato suonando nei bar, poi nei pub, poi nelle arene e poi negli stadi. Alcuni fatti divertenti sulle notizie di oggi. Ho saputo dell'acquisto dei miei maestri da parte di Scooter Braun mentre era stato annunciato al mondo. Tutto quello a cui riuscivo a pensare era il bullismo incessante e manipolatorio che ho ricevuto da lui per anni, come quando Kim Kardashian ha orchestrato un frammento registrato illegalmente di una telefonata o quando il suo cliente Kanye West ha organizzato un video musicale dove mostra il mio corpo nudo. E ora Scooter mi ha spogliato del lavoro della mia vita che non mi è stata data l'opportunità di comprare. In sostanza la mia eredità musicale sta presa nelle mani di qualcuno che ha cercato di smantellarla. Questo è il mio scenario peggiore. Questo è ciò che accade quando si firma un accordo a 15 anni con qualcuno per il quale il termine fedeltà è chiaramente solo un concetto contrattuale, e quando quell'uomo dice la musica ha valore intende che il suo valore è dovuto agli uomini che non hanno avuto parte nella sua creazione. Quando ho lasciato i miei maestri nelle mani di Scott ho fatto pace con il fatto che alla fine li avrebbe venduti. Mai nei miei peggiori incubi ho immaginato che l'acquirente sarebbe stato Scooter. Ogni volta che Scott Borchetta ha sentito le parole Scooter Braun sfuggire alle mie labbra è stato quando piangevo o stavo cercando di non farlo. Sapeva cosa stava facendo, lo sapevano entrambi: controllare una donna che non voleva essere associata a loro per sempre. Per fortuna ora ho firmato per un'etichetta che crede che dovrei possedere tutto ciò che creo. Per fortuna ho lasciato il mio passato nelle mani di Scott e non il mio futuro, e si spera che i giovani artisti che leggeranno questo imparino come proteggersi meglio in trattative. Meriti di possedere l'arte che fai. Sarò sempre orgogliosa del mio lavoro passato, ma per un'opzione più sana, triste e disgustata, firmato Taylor.
Appena si scatena l'indignazione, cioè subito, Scott Borchetta racconta la sua versione e lo fa cercando di sputtanare Taylor, pubblicando un messaggio che Taylor gli avrebbe mandato come prova che lei stia solo manipolando la narrazione a suo piacimento, perché lei sapeva tutto. Lei ha scelto di andarsene e di investire sul suo futuro e non sul suo passato. C'è una cosa però che mi ha sconvolto più di tutte, cioè che il padre di Taylor dalla vendita dell'etichetta discografica ha ottenuto 15 milioni di dollari. 15 milioni di dollari. Anche grazie al valore aggiunto dai 6 album di sua figlia. Vabbè, comunque, leggiamo cosa scrive Scott. Quindi è tempo di un po' di verità. Dice che il padre di Taylor sapeva, dice che Scooter non è stato ostile con lei mai o con il suo lavoro, e poi se ne esce con un messaggio scritto da Taylor. Bello. Guardate che cosa ha scritto Taylor. Questo è un messaggio che Taylor mi ha inviato il 19 novembre alle 8:57. Scott, spero che stai bene. Dal momento che la comunicazione si è prosciugata nei nostri negoziati, ho fatto quello che ti ho detto che avrei fatto e sono uscita esplorando altre opzioni. Possedere i miei maestri era molto importante per me, ma da allora mi sono resa conto che ci sono cose che significano ancora di più per me nel quadro più ampio. Ho dovuto scegliere se scommettere sul mio passato o sul futuro e penso che, conoscendomi, puoi indovinare quale ho scelto. Ho anche visto una rara opportunità di effettuare un cambiamento positivo per molti altri artisti con le influenze che ho in questo momento. So che credi nelle cose che faccio e mi piacerebbe sapere che saresti orgoglioso di ciò per cui ho negoziato nel mio nuovo accordo. Volevo dirti, prima che firmerò con Lucian, onestamente ho davvero a cuore tutto ciò che io e te abbiamo costruito insieme e ho intenzione di dirlo nel mio annuncio del nuovo accordo. Ciò che abbiamo realizzato insieme sarà un'eredità duratura e un caso di studio. Ti vedo ancora come un partner e un amico e spero che tu provi lo stesso. Ti mando un abbraccio e la mia più sincera gratitudine, con tanto amore. Firmato Taylor. Ed ecco la risposta di Scott, inviata il 29 giugno alle 21:05. Cara Taylor, spero che vada tutto bene e congratulazioni per il successo dei tuoi primi 2 singoli di Lover. Non vedo l'ora di ascoltare l'intero album. Volevo trasmetterti la stessa cortesia che mi hai trasmesso per quanto riguarda il mio futuro. Domani mattina il Wall Street Journal annuncerà che sto entrando in una fusione e acquisizione con Scooter Braun e Ithaca Holding. Questa mossa ci darà più superpotere nella cultura pop che mai e sono così entusiasta del futuro. Voglio che tu sappia che continuerò ad essere orgoglioso custode dei tuoi lavori precedenti e che continuerò a tenere te e la tua squadra al passo con tutti i piani futuri per le versioni del tuo lavoro. Nient'altro che il meglio, Scott. Sì, ma Justin risponde anche lui. Leggiamo cosa scrive Justin, bello veloce così ce lo leviamo. Ciao Taylor, prima di tutto vorrei chiederti scusa. Ah, allora lo sai di aver fatto una cazzata. Vorrei chiederti scusa per aver pubblicato quel post così offensivo. Avevo pensato fosse divertente, ma a ripensarci è stato irrispettoso e indelicato. Devo essere onesto, è stata una mia idea la caption, quella in cui dicevo Taylor Swift come va? Scooter non c'entra nulla con questo e non è stato inserito neanche nella conversazione. A dire la verità, mi aveva consigliato di non scherzarci nemmeno sopra. Scooter è stato dalla tua parte fin dai giorni in cui mi hai permesso di aprire i tuoi concerti. Con il passare degli anni non ci siamo incrociati e non abbiamo avuto modo di parlare delle nostre differenze, delle cose che ci fanno stare bene, delle frustrazioni. Ora stai parlando di tutto questo via social media, istigando le persone contro Scooter e non è corretto. Cosa cerchi di ottenere pubblicando questo post? Mi sembra che tu voglia ricevere sostegno, spingendo i tuoi fan a bullizzare Scooter. Tu stai accusando, dice già Justin Bieber, tu stai accusando Scooter di bullismo, ma stai portando i tuoi fan a bullizzare lui. Comunque sia, quello che so è che sia io che Scooter ti vogliamo bene. Penso che l'unico modo di risolvere questo conflitto sia parlandoci. Con le frecciatine online non si va da nessuna parte. Sia io che Scooter, ne sono certo, abbiamo voglia di chiarire ogni difficoltà o conflitto con te. Nessuno di noi ha niente di brutto da dirti, vogliamo soltanto il meglio per te. Di solito non affronto le cose così, ma quando qualcuno a cui voglio bene viene infangato, sento che si sta superando il limite. Innumerevoli le reazioni online, da Miley Cyrus che si incazza e dice sì, dobbiamo essere noi proprietarie delle nostre canzoni, a Cara Delevingne che
che commenta sotto il post di Justin al commento di Hailey Bieber, sua moglie, che ha commentato: che gentiluomo. Scrive Cara delle Vigne: spero passerai meno tempo a difendere il tuo uomo e più tempo a comprendere le donne e le loro reazioni. Smettila di difendere il tuo uomo! Ma Hailey Baldwin, che è una settimana dopo si sarebbe sposata per la seconda volta con Justin Bieber, sempre, perché una volta si è sposata civile e poi religioso. Figurati se sta pensando alle donne, alle giuste reazioni. Quella sta pensando al suo matrimonio che si sarebbe tenuto una settimana dopo. Comunque, poi che cosa succede? Come si risolve questo enorme problema di Taylor? Come lo risolve? Trova un escamotage e reincide tutte le sue vecchie canzoni e i suoi album, e accanto al titolo ci aggiunge Taylor Version, cioè la versione di Taylor, a significare che quelle canzoni sono finalmente libere dai discografici e restituiscono a Taylor il suo passato. Tu, se vuoi bene a Taylor, ti devi ascoltare quelle e ridare il passato a Taylor, così lei è padrona sia del suo passato che del suo futuro. Inutile dirvi che questi album rimasterizzati sono tutti un successo. Chi segue Taylor sa che se vuole sostenerla deve ascoltare le Taylor Version e comprare questi album. E adesso Taylor pubblica con la Republic Records, che le ha concesso piena proprietà dei master delle sue canzoni. Ma andiamo avanti, siamo arrivati finalmente al 2021, il karma, l'anno del karma, o meglio l'anno del serpente. 4 anni, sono passati 4 anni dall'uscita della canzone Famous di Kanye West, 4 lunghissimi anni in cui Taylor ha cercato di rendere meno merdosa quella merda che ci avevano lanciato in faccia, di renderla a suo vantaggio, sfruttando il serpente come un suo simbolo di reputation, eccetera eccetera. Ma non sappiamo chi, non sappiamo come. Spunta su internet il video integrale della telefonata fatta da Kanye a Taylor, ritagliata come prova da Kim, in cui Taylor darebbe il permesso per essere presa per cagna da suo marito che l'ha resa famosa. Come avrete già intuito, nella versione integrale della chiamata Taylor non autorizza Taylor non autorizza affatto Kanye, anzi lo consiglia dicendogli: senti, a me non farmela condividere a me questa canzone perché saresti soggetto a critiche. Insomma, il video del riscatto che fa fare a Kim e a Kanye una immensa figura di merda, anche perché lei non sapeva di essere registrata, Taylor, lui invece sì, quindi lui quando parla dà peso alle parole, lei è sincera e spontanea, per non parlare della memoria che ci sarà voluta, no? A Taylor per ricordarsi cosa ha detto in quella telefonata, per potersi difendere, no? Perché lei mica aveva la registrazione per andarsi a sentire che cosa aveva detto, e quindi quando ha rilasciato quel comunicato tramite il suo ufficio stampa, lei ci andò a memoria: che ho detto io a Kanye in quella telefonata? Quello invece se la risentiva, sapeva esattamente cosa avesse detto. Comunque, se volete approfondire questa vicenda, andate a vedere il video di Iris dal titolo Il bipolarismo di Kanye West e il dramma con Taylor Swift, perché vi giuro che io non lo posso raccontare in uno... No, invece c'è bisogno, perché... Ma Devo andare a vedere il sì, video, perché è super video. complesso. Sì, assolutamente sì. Fidatevi, ne vale la pena. Io non posso raccontarlo per altre 3 ore. Ci ha pensato lei, sarebbe inutile. E comunque il grosso ve l'ho raccontato. Allora, si può riassumere sostanzialmente così, dico solo 2 parole, poi se volete vi andate a vedere il video sul dramma di Kanye e Taylor Swift. Praticamente Kim aveva pubblicato questa telefonata in cui si sentiva che cosa? Kanye che sembrava che le chiedesse il permesso, infatti la narrazione di Kim era questa: Kanye l'aveva chiamata per chiederle il permesso e lei aveva detto sì, e in effetti in questo taglia e cuci, in queste clip condivise da Kim, si sentiva Taylor che diceva sì, per me va bene, vanno bene entrambe le linee, entrambi i versi. Sembrava quindi dalla registrazione che Taylor stesse dando a Kanye il permesso di pubblicare i 2 versi. Quali sarebbero questi 2 versi? Si immaginava fossero: credo che io e Taylor potremmo ancora fare ho reso famosa quella cagna. Ok, la telefonata integrale rivela che in realtà Kanye non avesse chiamato Taylor per chiederle il permesso di scrivere quella canzone con quelle battute. Lui aveva già
inciso la canzone e la stava per rilasciare e l'aveva chiamata per dirle: ma ti va di condividerla su Twitter? Questa era la telefonata. E Taylor gli ha risposto di no. Gli ha detto: guarda, non è assolutamente in linea con i valori del mio pubblico, non sarebbe una cosa buona neanche per te, perché comunque io sono seguita da un pubblico femminista, io divulgo un messaggio femminista, non mi piace far passare questo messaggio, anzi te lo sconsiglio pure perché ti attiri l'odio delle femministe, però fai tu, cioè, però no, cioè, lei comunque non sa come dirgli no, si capisce. Poi a un certo punto Kanye le dice: sai, ti menziono anche in questa canzone già registrata, però non le sta chiedendo il permesso di registrarla, di inciderla, ti menziono pure in questa canzone. E Taylor gli dice: ah, ma sei cattivo con me in questa canzone? E Kanye le dice: no, non lo so se è cattivo, il verso in cui ti menziono è questo. Sento che io e Taylor potremmo ancora fare Lui menziona solo questo verso, non il verso in cui dice: ho reso famosa quella cagna. E poi le dice: in realtà però ero indeciso tra il mettere questo verso, sento che io e Taylor potremmo ancora fare e il mettere come verso, sento che Taylor mi debba del Questi sono i due versi, quindi di cui parla Kanye. E Taylor gli dice: ah vabbè, dai, alla fine non è grave, puoi usarli tutti e due, mi vanno bene tutti e due, l'importante è che tu non dica cose cattive, tipo che sono una bitch, una cagna, una stronza, insomma, come lo volete tradurre lo traducete. Sta di fatto che lei usa la parola bitch, gli dice: l'importante è che non usi parole come bitch, e invece lui nella canzone dice: ho reso famosa quella bitch. E questa era la telefonata integrale. Non sappiamo chi Kim e Kanye si siano fatti nemici, ma qualcuno dopo tutti questi anni ha pensato di riscattare la reputazione di Taylor e a questo punto si capovolge. Il karma praticamente fa questo lavoretto di restaurazione della reputazione di Taylor e di distruzione di Kanye West, come sappiamo, perché insomma poi finirà malissimo. Ma per questo c'è la Kanye West saga. Me ne vado. Il 31 ottobre 2022 Taylor Swift diventa ufficialmente la prima artista nella storia dell'umanità e dell'universo noi conosciuto ad occupare tutta la top 10 della classifica Billboard Hot 100. A 10 giorni dal rilascio del disco Midnight. Tutta la di classifica, tutti 10 posti. Sono 10 posti in classifica, tutti e 10 Taylor Swift. Tra il 2023 e il 2024 Taylor Swift organizza la sua sesta tournée in giro per il mondo. Questo tour ha la particolarità di comprendere tutte le ere della sua carriera musicale. Ad appena 8 mesi dall'inizio dell'Eras Tour, Taylor torna a far parlare di sé perché sta facendo un botto di soldi. In tantissimi hanno studiato per capire come sia possibile che sta facendo tutti questi soldi. E mentre loro cercano di capire come Taylor fa tutti questi soldi, lei continua a farne altri di più. La prima artista a diventare miliardaria solo grazie alla musica, signore e signori, è Taylor Swift. Viene eletta artista dell'anno da Spotify, da Apple Music e persona dell'anno dalla rivista Time. Il 19 aprile 2024 pubblica l'album The Tortured Poets Department e quello che succede non è normale perché nelle prime 24 ore le piattaforme digitali registrano 1 miliardo di ascolti, rendendola l'artista più ascoltata di sempre in un solo giorno su Spotify. Ma Taylor vuole battere tutti i record dei record e diventare l'artista solista della prima posizione di tutte le classifiche del mondo. Già l'ha battuto Elvis Presley per quantità di settimane che è rimasta in classifica e ha tanto così da battere i Beatles, proprio appena si girano. Nel 2023 Taylor inizia una relazione con Travis Kelce. Vi ricordate che Taylor crede molto nei numeri? Vi ricordate? Bene, in questa relazione pare che i numeri siano favorevoli. È tutto perfetto. Si conoscono, lui è un giocatore di football e lei va a vedere la sua partita. La squadra di Travis vince con 31 punti. 31! Che sarebbe il 13 al contrario. Vi sembra poco? Per Taylor è solo l'inizio, perché lei sa che il 31 e il 13 al contrario. Quindi inizia a farci caso e scopre che il numero che usa Travis in campo, quello tipo nella maglia, è il numero 87. 87 e se a questo numero aggiungiamo il 13 arriviamo a 100.
87 più 1300, che è un numero perfetto, seguitemi. Poi Travis fa il compleanno lo stesso giorno della nonna di Taylor, ed è nato lo stesso anno di Taylor, nel 1989. Vedi che sono anime gemelle. Ma rispondiamo alla domanda perché si chiama Eras Tour, cioè il tour delle ere. Praticamente quasi ogni album di Taylor Swift rappresenta un'era e ad oggi contiamo circa 10 ere, una ogni 2 anni. Quindi se state guardando questo video nel 2026 probabilmente sono diventate 11, ma essendo il 13 però il numero fortunato di Taylor, bisognerà aspettare la 13ª era, secondo me, per qualche cosa di bello grosso, tipo, non lo so, il matrimonio? La 13ª era il matrimonio? Che ne pensate? Scrivetemelo nei commenti. Allora, facciamo qualche esempio però, perché è bello scoprire pure tipo qualche era, no? Nel 2006, che sarebbe la prima era, quella della pietra, è quella del primo album dal titolo Taylor Swift, che rappresenta l'adolescenza e tutte le cose belle che sembrano brutte. La prima era è quella delle cose belle che sembrano brutte. Nel 2008 esce l'album dal titolo Fearless. Questa è l'era che rappresenta il primo amore, il primo colpo di fulmine. Sono le riflessioni adolescenziali che curano le ferite dal cuore spezzato. Nel 2010 esce Speak Now, il terzo disco. Per Taylor è la terza era, per l'umanità, l'era della crescita personale, del mettersi in mostra e dimostrare al mondo di cosa sei capace. Nel 2017 esce l'album Reputation, l'album simbolo di riscatto sociale, di rivincita, di cosa puoi diventare se ti liberi dal condizionamento del giudizio degli altri. Nel 2019 esce Lover, che rappresenta l'era degli innamorati, delle cose sdolcinate, delle cose positive. Nel 2020 escono gli album Folklore ed Evermore. Questi sono album dell'era della mitologia e dei racconti popolari. Nel 2022 esce Midnights, l'era dell'età adulta, in cui ci si rende conto di essere molto peggio di quanto credevamo di essere. Poi ci sono gli outfit dei delle varie ere, dei vari videoclip e i braccialetti a Tignitè, braccialetti dell'amicizia, tanti braccialetti dell'amicizia, più braccialetti dell'amicizia hai, più amici hai e più sei uno Swifties, da fare rigorosamente a mano e da scambiarsi al concerto per fare amicizia e avere un oggetto che possa ricordare quell'esperienza. Taylor fa registrare il concerto, l'Eras Tour, alcune date le fa registrare e da queste ne fa realizzare un film concerto. Chiede ai distributori di Hollywood, che fanno da tramite, no, tra chi fa il film e chi poi lo mette nelle sale, quindi tra chi fa il film e i cinema, se glielo distribuiscono, e a Hollywood rispondono no grazie, non ci interessa. A questo punto Taylor che fa? Direte voi rinuncia, rinuncia, Hollywood hanno detto no, come fai a contattare i cinema? Contatta i cinema, bypassa completamente Hollywood, fa una sterzata, contatta direttamente le catene dei cinema, i privati, e propone loro il suo film concerto. Accettano AMC Theatres, Cinemark e Real Cinemas negli Stati Uniti, Cineplex in Canada e Cinepolis in Messico. Costo del biglietto maggiorato, tipo 20 euro, programmazione solo per 3 settimane dal giovedì alla domenica ed evento speciale il 13 dicembre per il compleanno di Taylor con una versione estesa del film. E insomma, picciottina, che vi dico, ma che lo dobbiamo dire? C'è bisogno, lo dobbiamo dire? Il botto, film con il maggior incasso, film concerto, con il maggior incasso mai avuto per un film concerto. Insomma, il 31 agosto 2023 viene annunciato che l'Eras Tour sarà anche un film concerto da potersi godere al cinema, vengono messi i biglietti in vendita e annunciate le sale in cui sarà disponibile e in poco tempo diventa il film concerto con il miglior incasso di sempre. There's a snake in my boot. C'è un serpente nel mio stivale. Sentito? C'è un serpente nel mio stivale, ha detto Woody. E già, perché il 4 gennaio 2024 l'ennesima porcata. Il New York Times pubblica un articolo d'opinione, così li chiamano. Tipo quelli che ti dicono fai schifo, stavo scherzando. L'ho detto, stavo scherzando. Questo articolo ha fatto particolarmente discutere e il perché è presto detto. In questo articolo si parla della presunta bisessualità di Taylor, riscontrata in alcune sue canzoni e per tutte quelle relazioni durate 3 mesi. Taylor poi sostiene il Pride, quindi la chiameremo Gaylor. Taylor, secondo questi Sherlock Holmes,
nasconde la sua preferenza sessuale perché sarebbe troppo rischioso rendere ambigue alcune canzoni che sono sempre state pensate rivolte a un maschio. Se già così vi sembra folle, pensate che si sono formati due schieramenti, i Gaylor, se capito, sostengono cosa sostengono, e gli Hetlor, da etero, che sostengono sia sempre stata solo etero e che per questo non abbia mai detto nulla in merito, e non per paura. Nessuno che pensa siano solo c***i suoi, oppure che smentire questa cosa possa essere offensivo nei confronti di tutta la comunità LGBT, dato che lei comunque li sostiene. Se dice "oh, io non so", cioè sta brutto, no? Può essere offensivo. Giusto? Quindi può essere che non lo fa oppure che sono dico, può essere pure solo che... Ma comunque arriviamo così ad agosto 2024. Quando? Ora, agosto 2020, piccio, ieri, una settimana fa, proprio il tempo di registrare il video, di montare e pubblicarlo, sono state cancellate 3 date del suo tour. Cancellate per allarme e terrorismo. Esatto, avete capito bene. Pare che alcuni ragazzi tra i 17 e i 20 anni stessero organizzando un attentato per il concerto di Taylor Swift a Vienna. Per fortuna la polizia è riuscita ad arrestarli prima che facessero del male a qualcuno, ma per evitare eventuali pericoli le autorità hanno deciso di cancellare le date del concerto perché hanno ritenuto troppo pericoloso lo svolgimento dell'evento. I fan che avevano pagato il biglietto sono stati rimborsati. E in molti Swifties si sono incontrati lo stesso a Vienna per cantare le canzoni di Taylor e scambiarsi i braccialetti che come avrebbero fatto al concerto. Li avevano già preparati e quindi si sono riuniti, insomma una bella cosa. Sicuramente ricorderete la tragedia avvenuta al concerto di Ariana Grande, ne abbiamo parlato nella sua biografia, qui ve lo lascio qui da qualche parte. Quindi meglio evitare che non poter rimediare. Bene, io direi che per oggi possiamo fermarci qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così mettete mi piace, fatemelo sapere nei commenti, iscrivendovi al canale. Io nel frattempo vado a preparare la prossima biografia e basta. Fine!